Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video tutorial voglio mostrarvi come si può creare un quadretto come questo utilizzando dei materiali molto semplici. Come potete vedere, l'effetto di questo quadretto è quello di un quadro prodotto con dei materiali fusi metallici. In realtà il materiale utilizzato prevalentemente per fare questo quadretto è esclusivamente uno stucco in polvere rasante riempitivo come questo. Poi in aggiunta ci sono questi uccellini che sono prodotti con della semplice paper clay utilizzando dei piccoli stampi. Nel caso specifico io ho utilizzato lo stucco a mano libera, quindi praticamente utilizzando una spatolina e muovendo lo stucco in maniera da dargli la forma del tronco e dei rami. E in un secondo tempo ho applicato sempre su un sottofondo molto sottile di stucco anche i soggetti in paper clay. Naturalmente questo è stata una mia scelta, nel senso che a me piace molto lavorare a mano libera perché trovo che sia molto liberatorio proprio e quindi molto rilassante, divertente, e trovo che dia all'opera anche una certa espressività in più, ma questa è una scelta mia personale. Naturalmente nulla vieta che possiate fare un disegno prima di applicare il materiale e quindi seguire esattamente le forme che avete disegnato. Lo stesso vale per il discorso delle applicazioni in paper clay, che non sono ovviamente obbligatori, ma sono degli abbellimenti che possiamo mettere in più dal momento che la lavorazione con lo stucco non permette di fare dei soggetti così piccoli e così elaborati. Quindi vediamo come si procede. Quindi innanzitutto dobbiamo trovare una base su cui fare il lavoro. In questo primo lavoro avevo utilizzato una base di legno, ma possiamo tranquillamente utilizzare anche per esempio il retro di un blocco notes. L'importante è che sia sufficientemente spesso. E in ogni caso, qualunque sia il materiale che andiamo a utilizzare, anche se di legno, è bene dare comunque un paio di mani di flatting per evitare che quando andremo ad applicare lo stucco umido la nostra base non si gonfi e non prenda delle strane curvature. Quindi per prima cosa dobbiamo dare appunto 2 mani di flatting con un pennello, le lasciamo asciugare e dopo possiamo procedere con gli altri lavori. Quindi ci serviranno anche un paio di guanti, perché è sempre bene proteggere le mani quando si utilizzano questi prodotti, una ciotolina dove mischiare lo stucco in polvere riempitivo e un paio di spatoline per distribuire appunto lo stucco. Naturalmente, come sempre, vi lascio nella descrizione del video i link per sapere dove andare ad acquistare questi materiali. Inoltre vi lascio qui in alto il link a un mio video precedente in cui parlo più nello specifico dello stucco rasante riempitivo e vi indico quali sono gli errori da evitare. Quindi iniziamo a dare le 2 mani di flatting all'acqua o a solvente come preferite sul pannello, e se vogliamo velocizzare il lavoro fra la prima e la seconda mano possiamo utilizzare una pistola ad aria calda per velocizzare l'asciugatura. Una volta che le 2 mani di impregnante saranno bene asciutte, possiamo procedere con lo stucco. Naturalmente, se avete fatto un disegno, potrete poi applicare lo stucco sulla parte disegnata. Se invece preferite fare come faccio io, andate a mano libera e quindi esprimete quello che vi viene sul momento. Per quanto riguarda le applicazioni, se volete farle in paper clay, dovrete averle già preparate se volete applicarle sullo stucco ancora fresco, ma diversamente potete anche applicarle dopo che lo stucco si è asciugato, applicandole con un pochino di colla. Quindi possiamo procedere a preparare lo stucco, che vi ricordo deve essere uno stucco rasante riempitivo in polvere,
che andrà preparato mischiando 2 parti di stucco in polvere con una parte di acqua. E quindi quando andremo a mischiare la polvere con l'acqua dobbiamo fare attenzione che non si formino grumi, quindi dobbiamo mescolare lentamente ma in maniera molto omogenea finché otterremo il giusto impasto per poter andare a lavorare. Dopo che avremo steso lo stucco su tutto il nostro pannello, lo lasciamo per un po' di minuti fin tanto che vediamo che comincia a rapprendersi un pochino. Attenzione perché non dobbiamo lasciarlo asciugare completamente, ovviamente, ma dobbiamo fare in modo che quando gli diamo delle forme, queste forme rimangano, perché fin tanto che lo stucco è ancora molto fresco, le forme si vanno a perdere e quindi dobbiamo aspettare qualche minuto quando lo stucco comincia ad avere quella leggera presa in più, per cui quando noi andremo a modificarlo dandogli delle forme, queste forme rimarranno. Ecco, quindi qualche minuto dopo, quando vediamo che passando un attrezzo la forma rimane e quindi lo stucco non si sposta più, vuol dire che è pronto. Possiamo iniziare a lavorarlo. Quando lo stucco sarà ben asciutto, possiamo procedere dando 2 mani di colla vinilica diluita con un po' di acqua. Quindi prendiamo una ciotolina, mettiamo un pochino di colla vinilica e poi la diluiamo leggermente in maniera che sia facile da stendere sul lavoro. Io consiglio di utilizzare comunque 2 pennelli, uno più grande per stendere più velocemente su tutto il pannello e poi uno più piccolo per entrare bene in tutte le fessure in maniera che alla fine rimanga tutto perfettamente ricoperto da questa pellicola. Quindi diamo prima una mano, la lasciamo asciugare e poi diamo una seconda mano.
Quando le 2 mani di colla vinilica saranno perfettamente asciutte, diamo una mano di acrilico nero diluito con un pochino di acqua. Anche in questo caso è utile utilizzare 2 pennelli, uno più grande per stendere il colore nella parte maggiore del quadro e uno più piccolo per entrare bene nelle fessure, perché è quello che darà maggiore risalto ai colori che daremo dopo. Una volta che il colore di fondo è ben asciutto, possiamo procedere alla colorazione vera e propria. Naturalmente per ottenere l'effetto metallico dobbiamo utilizzare dei colori metallizzati. Io utilizzo queste tempere o gouache acriliche a base di acqua e sono prodotti a basso prezzo, erano di stamperia. Dubito che si trovino ancora perché io li avevo acquistati diversi anni fa. Però per dirvi che non è necessario acquistare colori di grande prezzo perché vanno benissimo delle tempere molto semplici che possono utilizzare anche i bambini. Quindi l'importante è che siano a base d'acqua perché dovremo diluirli un pochino per poterli utilizzare al meglio. Diversamente, se preferite e avete già a disposizione delle cere metallizzate come queste, potete anche utilizzare le cere e l'applicazione del colore è praticamente uguale, nel senso che si mette un po' di colore e poi lo si strofina con uno straccetto. Quindi mettiamo un po' di colore su un piattino, lo allunghiamo con un po' d'acqua, lo mischiamo e poi prendiamo dei pezzetti di gomma a piuma e con la gomma a piuma andiamo a intingere nel colore e poi tamponiamo il quadretto in questa maniera. E poi prima che il colore asciughi prendiamo uno straccetto di cotone e andiamo a strofinare. In questo modo il colore penetra nelle fessure e allo stesso tempo viene asportata la parte che diciamo rimarrebbe in eccesso. Facciamo questo lavoro con altri colori o se preferite lo fate con un colore solo e comunque distribuendo bene su tutto il quadro in maniera che rimangano poi in evidenza tutte le parti che devono risaltare.
questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, non dimenticate di lasciarmi un like. Per voi è il semplice gesto di un click, ma per me è una grande soddisfazione ed è l'incentivo per continuare a fare i miei video. Grazie!